tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa borsetta secchiello perfetta per le feste. Ho utilizzato per questo progetto filati Borgo dei Pazzi, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. E nel box informazioni ovviamente troverete anche la lista dell'occorrente che poi vediamo subito dopo questa clip. È una borsetta piccolina ma comunque molto capiente, ci entra tranquillamente il necessario. Non l'ho foderata ma si può foderare tranquillamente con una classica fodera a sacchetto di cui vi lascio il link sempre nel box informazioni o fodera facilissima, perfetta per dei principianti. Se preferite potete anche applicare una tracolla per poterla indossare a spalla o proprio a tracolla. Vi basterà agganciarla sulla parte più rigida della borsa perché questa parte inferiore è realizzata con la fettuccia in danicra che resta molto più rigida. Ovviamente in base ai propri gusti si può anche variare la chiusura. Io ho fatto la classica chiusura a sacchetto, ma se preferite potete anche mettere una calamita o qualcos'altro. Comunque progetto molto semplice, ho utilizzato punti molto conosciuti come il punto canestro e la maglia alta, quindi è un progetto perfetto per le principianti. Comunque tutto spiegato durante il tutorial, non mi dilungo più di tanto, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove troverete le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Allora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo circa 300 g di fettuccia Inda Ligra, circa 150 g di cordino Indalux, un manico fur abbinato ovviamente alla colorazione del cordino utilizzato, 2 moschettoni, un uncinetto numero 8, un uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base, quindi andiamo a fare un cerchio magico, inseriamo l'uncinetto all'interno del cerchio, prendiamo il filo e andiamo a bloccare il tutto con una catenella che fungerà da prima maglia bassa. All'interno di questo cerchio andiamo a lavorare altre 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. In questo modo andiamo a chiudere il nostro cerchio tirando questo filo, lo tiriamo per bene e andiamo a chiudere il giro facendo la chiusura invisibile. Quindi inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno in questa prima maglia, prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, ci inseriamo alla base di quest'asola in questo modo, inserisco l'uncinetto nell'asola che ho portato all'interno, tiro il filo e vado a bloccare sempre con una catenella che va a sostituire sempre la prima maglia bassa del giro. In questo giro dobbiamo andare a lavorare un aumento per ogni punto, quindi qui una maglia bassa già ce l'abbiamo, inseriamo l'uncinetto nello stesso punto e andiamo a lavorare un'altra maglia bassa. In questo modo procedo, vado nel punto successivo, lavoro una maglia bassa ed un'altra maglia bassa nello stesso punto. Continuo in questo modo lavorando 2 maglie basse in ogni punto sottostante . Ok, ho terminato il giro, lo chiudo sempre con chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, prendo l'asola, la porto all'interno, mi inserisco in questo punto nell'asola, tiro il filo
e faccio una catenella che sostituisce la prima maglia bassa. In questo giro andremo ad alternare un aumento ed una maglia bassa. Partiamo con la maglia bassa singola che abbiamo già fatto facendo la catenella, passiamo al punto successivo e lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e 2. Punto successivo, una sola maglia bassa, punto successivo un aumento, quindi 2 maglie basse, 1 e 2, tutte nello stesso punto. Procediamo in questo modo per tutto il giro, ovviamente alternando un aumento, quindi 2 maglie basse in un unico punto ed una maglia bassa nel punto successivo. Termineremo ovviamente con un aumento, chiudiamo sempre con chiusura invisibile nello stesso modo. In questo giro andremo ad alternare 2 maglie basse ed un aumento. Partiamo facendo l'aumento nel primo punto, quindi una maglia bassa già l'abbiamo fatta, ne facciamo un'altra nello stesso punto e poi lavoro una maglia bassa nei 2 punti successivi, 1 e 2, poi di nuovo un aumento nel punto successivo ed una maglia bassa nei 2 punti successivi. Andremo a ripetere questo procedimento per tutto il giro. Terminato anche questo giro, lo chiudiamo sempre nello stesso modo, quindi con chiusura invisibile. Catenella per sostituire la prima maglia bassa e in questo giro, in questo ultimo giro del fondo, andremo a lavorare un aumento e 3 maglie alte. Ovviamente, come vi ho spiegato nel tutorial del fondo perfetto, dobbiamo andare sempre a posizionare gli aumenti non nello stesso punto, ma nel mezzo tra un aumento e l'altro del giro precedente, in modo da creare veramente un fondo perfetto senza spigoli. In questo caso vado a lavorare inizialmente le 3 maglie basse, quindi una l'ho già lavorata, lavoro le altre 2 e poi lavoro l'aumento nel punto successivo. In questo modo mi trovo proprio al centro tra un aumento e l'altro nel giro precedente, vedete, mi trovo proprio nel mezzo. Poi procedo lavorando una maglia bassa nei 3 punti successivi e poi di nuovo un aumento nel successivo e procedo così per tutto il giro. Bene, terminato questo giro lo chiudiamo sempre nello stesso modo facendo una piccola variazione, quindi inserisco l'uncinetto sempre dall'interno verso l'esterno nel primo punto, prendo l'asola e me la porto all'interno in questo modo, la allungo un pochino, mi vado ad inserire nella metà catenella del punto prima, in questo modo, prendo l'asola, tiro un po' il filo e vado a fare una catenella in questa maglia. Questa catenella sostituisce la prima maglia bassa. Ora procedo lavorando una maglia bassa sempre in costa retro, quindi entro in questa asola che sarebbe l'asola retro di quella che abbiamo appena creato, in questo modo, e lavoro una maglia bassa e come potete vedere è venuto un fondo perfetto senza difetti.
Ed ora vi dico anche quanto è grande. Abbiamo un diametro di 15 cm, quindi calcolate che se utilizzate un filato diverso, quindi un cordino classico sottile, ad esempio il cordino Inda, dovete raggiungere 15 cm di diametro, quindi lavorare magari più giri. A questo punto, come vi ho già mostrato, andremo a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto, quindi prendendo solo la metà catenella retro. Non farò aumenti, ma se nel vostro caso fosse necessario oppure volete farne, potete farli tranquillamente. Bene, terminato il giro non lo vado a chiudere con maglia bassissima o chiusura invisibile, ma proseguirò lavorando a spirale. Io lavorerò il corpo borsa a punto canestro, quindi ci prendiamo un marcapunti che ci segnerà sempre il primo punto di ogni giro ed inizio lavorando il punto canestro, quindi vado a puntare alla base della maglia bassa, della prima maglia bassa, inserisco l'uncinetto in questo modo, prendo il filo, lo tiro fuori e chiudo a maglia bassa. Questo è chiamato punto canestro. Nel punto successivo vado a lavorare nella catenella, quindi in questo modo prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Punto successivo, quindi questo, inserisco l'uncinetto alla base della maglia bassa e vado a lavorare un punto canestro. Sistemiamo ovviamente il filo se si gira e poi andiamo a chiudere la maglia. Andremo ad alternare questi due punti per tutto il giro, quindi un punto canestro ed una maglia bassa. Ora devo fare il punto canestro nel punto successivo, quindi inserisco l'uncinetto alla base della maglia, prendo il filo e vado a chiudere. Ora non ho messo il marcapunti perché so che questo è il primo punto, ma dal prossimo giro vado a mettere il marcapunti nel primo punto. Ok, devo lavorare l'ultimo punto canestro, quindi inserisco l'uncinetto alla base dell'ultima maglia bassa, prendo il filo e chiudo a punto canestro. Ora qui ho il primo punto. Sul punto canestro adesso dobbiamo andare a lavorare la maglia bassa, quindi prendo la catenella e lavoro la maglia bassa. In questo punto vado ad inserire il marcapunti, così so che questo è il primo punto del giro. Poi procedo alternando i punti, quindi dove ho la maglia bassa lavoro il punto canestro, dove ho il punto canestro lavoro la maglia bassa. Quindi sul primo punto canestro ho lavorato la maglia bassa, ora ho la maglia bassa, lavoro il punto canestro, quindi inserisco l'uncinetto alla base della maglia bassa, prendo il filo e vado a fare il punto canestro. Nel punto canestro successivo vado a lavorare una maglia bassa e così via per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Visto che stiamo lavorando a spirale non dovremo chiudere i giri, dovremo solo fare attenzione a mettere il marcapunti sempre nel primo punto, così a fine lavoro sapremo dove andare a chiudere. Quindi procederemo in questo modo fino a raggiungere il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Potete variare tranquillamente questa misura in base ai vostri gusti, comunque il procedimento resta lo stesso, quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Una volta lavorati i 9 giri a punto canestro avremo un'altezza di
13 cm. A questo punto possiamo tagliare il filo, andare a chiudere con asola di chiusura e riprenderemo a lavorare con il cordino Indalux. Non andremo a chiudere nel punto marcato ma nel punto successivo, in modo da non creare un ulteriore punto. A questo punto prendiamo Indalux, facciamo un cappio iniziale, ovviamente utilizziamo l'uncinetto più piccolo, quindi il numero 4 o quello che è più adatto alla vostra mano di lavorazione. Una volta fatto il cappio iniziale lo lasciamo sull'uncinetto e ci andiamo ad agganciare esattamente in queste asoline dei punti che abbiamo sottostanti. Esattamente queste asoline qui noi andiamo a lavorare in queste asoline che si trovano proprio sul retro di ogni maglia sottostante. Quindi ci andiamo ad inserire in uno dei punti sottostanti prendendo proprio questa asolina in questo modo, prendiamo il filo e facciamo la prima maglia bassa. Dopodiché andiamo a lavorare una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. All'interno dello stesso punto andiamo a lavorare una maglia alta, passo poi al punto successivo, quindi mi inserisco nella solina successiva in questo modo e all'interno di questa solina vado a lavorare 2 maglie alte, una e 2. Poi passo alla solina successiva e lavoro sempre 2 maglie alte e procederò così lavorando 2 maglie alte in ogni punto sottostante, ovviamente prendendo la solina retro. Ovviamente questo passaggio potrebbe variare se utilizzate lo stesso filato sia per fare la parte inferiore che la parte superiore. Io devo fare questo passaggio perché ho cambiato il filato, in questo caso ho utilizzato un filato più spesso, mentre per la parte superiore sto utilizzando un cordoncino più piccolo e quindi devo andare ad incrementare i punti, altrimenti mi si stringerebbe troppo il lavoro. Quindi in base al lavoro che avete davanti andrete a lavorare più o meno maglie. Terminato il giro andiamo a chiuderlo con una maglia bassissima nella solina che si trova qui di lato, per poi ripartire con una maglia bassa esattamente sul primo punto, quindi entrando nella catenella lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro. Poi si procede normalmente lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente andremo a chiudere sempre il giro nello stesso modo e ripartiremo nello stesso modo. Una volta lavorati tutti i giri, ne ho lavorati 6, ho raggiunto in totale
22 cm di altezza, ma per quanto riguarda la parte solo in cordino sottile 9 cm. A questo punto posso tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Se preferite potete fare un ulteriore giro di rifinitura a punto bassissimo. Bene, a questo punto dobbiamo andare a chiudere la nostra borsa, quindi ci ritaglieremo un pezzo di cordino, ovviamente di fettuccia, che vada più o meno a ricoprire tutto il bordo. Ovviamente lasceremo un po' più di filato perché ci servirà comunque per chiudere, ed utilizzando l'ago tirafettuccia andiamo a farlo passare attraverso le maglie. Quindi partendo dalla parte frontale io vado ad inserire il mio cordoncino esattamente nella terza riga a partire dal bordo, quindi conto 1, 2, 3, vado ad inserire l'ago e io farò passare il cordoncino ogni 5 maglie. Quindi ora entro dentro, conto 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 ed uscirò esattamente da qui. Conto di nuovo 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e dentro conto di nuovo 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e riesco. Quindi andrò a far passare il cordoncino per tutto il bordo in questo modo. Ovviamente lo terrò dritto, quindi se si gira lo giriamo in questo modo. Una volta fatto passare tutto il cordoncino possiamo andare a tirare, come potete vedere si chiude perfettamente. A questo punto possiamo anche andare a rifinire la parte bassa con un nodino o con una perlina. Io ho le solite perline dorate, non vi so dire esattamente dove prenderle perché io le ho trovate al mercato, ma se cercate su internet vi basterà cercare perle metalliche grandi e sicuramente qualcosa vi verrà fuori perché comunque sono sicuramente da bigiotteria. Una volta inserite le perline questo sarà il risultato. Ora non ci resta che andare ad applicare il manico, quindi prendo i due moschettoni, li faccio passare qui attraverso la lavorazione creando comunque un soffietto. Faccio lo stesso anche sull'altro lato, quindi in questo modo quando la borsa si apre resterà comunque chiusa su questo lato, ma non troppo. Si applica poi il manico che ha i suoi moschettoni in questo modo. Questo sarà il risultato. Ovviamente potete anche andare ad applicare una catena qui che fisserete ovviamente sulla parte più rigida della borsa in modo da poterla indossare anche a tracolla. Spero comunque che questo progetto vi sia piaciuto, io sono veramente soddisfatta del risultato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Nel box informazioni troverete il link diretto al sito di Borgo dei Pazzi dove potrete acquistare i filati che ho utilizzato per questo progetto e vi lascerò anche il mio codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Trovate tutte le info nel box informazioni. Vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti, iscrivervi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!